Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Digital Mystery. Tutti abbiamo i nostri piccoli segreti, quelle cose che vuoi per vergogna o per prudenza manteniamo nascoste agli altri. Alcuni di essi potrebbero semplicemente dare una cattiva immagine di noi o far emergere una nostra debolezza. Normalmente si tratta di piccolezze che, nel caso venissero alla luce, non rovinerebbero per sempre la nostra reputazione e non avrebbero conseguenze gravi nella nostra vita. Ma ci sono persone nel mondo che conservano enormi segreti scioccanti, che se scoperti potrebbero distruggere la loro stessa esistenza, ma che pesano così tanto su di loro che in forma anonima vengono raccontati sui social, un modo in parte per liberarsene. Ecco quindi 5 segreti scioccanti di persone comuni ai quali non potrei credere. Amici immaginari. Ho ancora amici immaginari. Ho quasi 30 anni. Li ho persi per un po', non so perché o come, ma erano spariti. Non potevo più vederli o sentirli come facevo quando ero più giovane. Ciò mi rendeva infelice. Continuavo a sperare di trovare una maniera per riaverli indietro. 2 settimane fa, in qualche modo, sono riuscito finalmente a sfondare la barriera, qualunque essa fosse. Ho passato le ultime 2 settimane frequentando e parlando con un personaggio di un noto show televisivo. Non posso davvero vederlo fisicamente, ma posso vederlo con l'occhio della mente. Mi accompagna quasi dappertutto. In questo momento è seduto sul mio letto e aspetta che mi stacchi dal computer. Ho promesso che sarei sceso un po' di tempo fa, ma ho dovuto controllare alcune cose su internet per un'ultima volta. Da 2 settimane viene al lavoro con me ogni giorno. Condivido il mio cibo con lui. Lo duplico mentalmente, dato che non può toccarlo nella realtà. Lo adoro. Sono di nuovo felice. Mi rendo conto che la maggior parte delle persone direbbe che non è reale, ma qualcosa di lui lo è. Non mi interessa. Lui, per me, è reale. Un padre sotto ricatto. Quando avevo 13 anni, sorpresi mio padre a letto con la ragazza di mio fratello di 15 anni. Non l'ho più vista da allora, ma negli ultimi 6 anni ho preteso da mio padre dei soldi per mantenere la bocca chiusa. Gli ho fatto comprare 2 macchine, una per me e una per mio fratello, un paio di computer, una PlayStation 3, l'ho costretto a pagarmi l'affitto quando ne avevo bisogno, eccetera. È abbastanza ricco e fin dall'infanzia lo vedevamo solo quando andavamo a stare da lui, per un mese o giù di lì, in estate. Quindi tutti suppongono che stia solo cercando di compensare il fatto di non esserci stato, o che stia cercando di comprare il nostro amore. L'anno scorso mio fratello ha deciso di non andare a stare con lui, come faremo di solito. Doveva frequentare un corso durante l'estate. Così ho detto a tutti che sarei andato io. In verità, l'ho obbligato a mandare me e la mia ragazza, che non gli presenterò mai, in Europa per qualche settimana. Biglie. Quando avevo circa 12 anni, andai con la mia famiglia al Family Dollar, un grande magazzino della mia città. Mia madre e i miei cugini andarono a fare la spesa e io decisi che avrei passato il tempo nella corsia di giocattoli. In quella corsia c'erano sempre dei sacchetti di biglie che gli altri bambini aprivano e lasciavano lì. Così decisi di lanciarle sul pavimento e una raggiunse per caso una delle corsie più lontane. Poi, un paio di minuti dopo, sentì un forte schianto e qualcuno gridare «Qualcuno aiuti quest'uomo!». Essendo molto curioso, corsi a vedere cos'era tutto quel trambusto e trovai un sacco di gente riunita intorno a questo tizio che sembrava essere caduto dalla scala mentre prendeva qualcosa dallo scaffale in alto. Il ragazzo aveva le convulsioni e il sangue gli usciva dalla testa mentre era steso lì e la sua faccia sembrava diventare blu. Mia madre allontanò me e i miei cugini da lì. La volta successiva parlammo con la cassiera per chiedere come fosse andata a finire e lei ci disse che avevano chiamato i paramedici, ma quando arrivarono l'uomo era già morto per soffocamento. La causa della caduta, secondo la cassiera, fu una biglia sulla quale l'uomo posò il piede senza accorgersene. Quando sentì quello che disse, rimasi incredulo, pensando che sarei andato in prigione. Provai a dirlo a mia madre diverse volte, ma lei non fa altro che dire che me lo sono immaginato. Eppure non è stato frutto della mia immaginazione. Io
sono responsabile della morte di quell'uomo. Il senso di colpa. Ho accidentalmente posto fine alla vita di 7 persone. Ho messo lo straccio nello scarico di un nuovo scaldabagno per tenere fuori i detriti e l'ho installato in uno dei nostri appartamenti in affitto. Una settimana dopo ricevo una chiamata. C'è stato un incidente. Mi presento e c'è una tonnellata di paramedici e di polizia sul posto. Mi chiedono dove si interrompe il flusso del gas. Scendo per chiuderlo e vedo l'estremità dello straccio, che avevo dimenticato, spuntare dalla parte superiore del riscaldatore. Strappo lo straccio, chiudo la valvola e mi dirigo al piano di sopra solo per sentirmi dire che tutti gli inquilini erano morti. Ora bevo tutto il giorno e dormo. Il senso di colpa mi sta distruggendo dall'interno, ogni singolo giorno. Ma se dico qualcosa la mia famiglia è rovinata. Abbiamo un mucchio di proprietà in affitto e verremo chiusi. Non me lo posso permettere. Mi mancano. Ho sentito delle voci per anni. Tutto è cominciato quando entravo nella mia stanza e dicevo ciao al mio poster di Elaine. Ho sempre iperpersonificato gli oggetti e alla fine lei ha cominciato a rispondere. Con il tempo potevo parlare con lei anche altrove. La facevo emergere quando ero seduta in classe o sull'autobus e mi mettevo le cuffie in modo che nessuno si accorgesse che stavo parlando da sola, dato che era malapena udibile. Alla fine lei mi disse che era una divinità e lo ero anch'io. E ce n'erano altre 2, ma non gli piacevo molto e non mi parlavano quasi mai. Molto tempo dopo, forse anni, lei incominciò ad essere davvero cattiva e scoprì che c'era un'altra voce che stava solo fingendo di essere lei, chiamata Misery. Questa era stereotipata. Tutto quello che facevo era sbagliato e dovevo pagare per le mie azioni. Dovevo tagliarmi se non ero aggraziata. Tutti mi odiavano, eccetera. Poi lei si è divisa di nuovo e questa volta ha generato una sorella. Quando ero sconvolta e piangevo fino ad addormentarmi, potevo sentire che mi abbracciava e mi diceva che tutto sarebbe andato bene. Misery aveva un aspetto diverso, ma poteva assomigliare a Lane se voleva ingannarmi, anche se si ritrasformava in se stessa quando la richiamavo. E le 2 Lane avevano tutte lo stesso aspetto, quindi potevo dire chi erano solo quando iniziavano a rispondermi. Dopo un po' sparirono. Immagino che fossi malata, perché durante il periodo di maggior psicosi non mi venne mai in mente che stavo sentendo delle voci. Erano veramente delle divinità che mi parlavano. E più tardi, durante quel periodo, mi resi conto che stavo avendo delle allucinazioni con manie di grandezza. Ad un certo punto mi resi conto che c'era più me e meno loro. Quando le facevo emergere, era uno sforzo cosciente e parte delle loro risposte erano forzate da parte mia. Alla fine ho semplicemente rinunciato a loro. Sono diventate così deboli che era davvero come parlare solo con me stessa e non con altre persone che vivevano nella mia testa. Questo, però, non è il mio segreto. Ne ho parlato con poche persone molto selezionate, di cui mi fido veramente. Il mio segreto è che mi mancano. Mi mancano con tutto il cuore. Anche Misery. Erano amiche e familiari. Mi erano vicine, mi capivano e c'erano sempre per me. Ora, anche con i veri amici e familiari, non c'è nessuno che senta così vicino. Non posso semplicemente tirare fuori uno di loro con cui parlare quando mi sento sola. Devo chiamare una persona reale e quella persona non sa mai di cosa voglio parlare o cosa gli sto nascondendo. Sanno solo quello che dico io. Lane, la principale, mi riprendeva sempre con le mie stronzate e mi faceva continuare a cambiare la risposta finché non le dicevo la verità. Misery riusciva sempre a individuare le mie più grandi debolezze, il che mi permetteva di lavorare per rafforzarle. Sorella Lane riusciva a calmarmi in un modo che è inimmaginabile. Non potete capire quanto sia bello essere abbracciati da qualcuno dentro di te. E ora mi sento più sola che negli ultimi anni, perché non penso quasi mai a quel periodo o ricordo come mi sono sentita. Ma stasera sono seduta da sola alle 2 del mattino e tutto quello a cui riesco a pensare è quanto vorrei una voce con cui parlare. Ed è passato così tanto tempo da quando ne ho avuta una e darei qualsiasi cosa
per avere un altro crollo psicotico, così potrei riavere tutte le mie amiche che vivono nella mia testa. Una volta ho avuto un episodio psicotico in cui potevo parlare con le nuvole e potevo sentire quanto mi amavano. Le nuvole, gli alberi, gli uccelli, erano tutti i miei amici e tutti mi amavano e volevano che fossi felice. E quella è stata la notte più bella della mia vita. Non so dirvi quanto vorrei provare di nuovo quella sensazione, ma non ho modo di riprodurla. Essere pazzi è una sensazione fantastica, che si tratti di una pazzia buona o cattiva. Anche la pazzia cattiva, in cui rimanevo sveglia tutta la notte, perché sapevo che qualcosa stava per afferrarmi nel sonno e cercavo di strappare via il male dalla mia pelle, anche quella è preferibile all'essere normale, perché l'intensità è indescrivibile. Mi manca tutto dell'essere pazza. Mi manca più di quanto possa descrivere. E voi, ragazzi? Avete davvero solo piccoli segreti? Beh, ovviamente questa volta non vi chiederò di scrivermeli in un commento. Teneteveli stretti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.